Buongiorno, sei pronta per la nostra colazione? Buongiorno, sì, ho una fame da lupi. Eccoci qui, in un tipico bar romano. È pieno di gente e c'è un sacco di rumore. È del tutto normale in Italia la mattina. Guarda, sono tutti in piedi al bancone. Già, qui è la tradizione. Non vogliamo sederci a un tavolo? Possiamo farlo, ma poi il caffè costa di più. Davvero? E come mai? È il supplemento per il servizio al tavolo. Va bene, allora preferisco restare in piedi anch'io. Cosa vorresti bere? Mi piacerebbe ordinare un bel cappuccino grande. Oh no, non puoi farlo proprio adesso. E perché no? Sono solo le 11. In Italia il cappuccino si beve solo a colazione. Ma è ancora mattina in fondo. Sì, ma dopo le 11 gli italiani bevono solo l'espresso. Che regola bizzarra. Qui si crede che il latte dopo una certa ora faccia male alla digestione. Ma io non ho ancora mangiato nulla. Non importa, è una questione di etichetta. Cosa succede se ordino comunque un cappuccino? Il barista ti guarderà in modo strano. Non mi importa, adoro il latte macchiato. Allora ordinalo in fretta, prima che scocchi mezzogiorno. D'accordo. E cosa si mangia per accompagnarlo? Devi assolutamente provare un cornetto. È una specie di croissant? Esatto, ma spesso è farcito con crema o marmellata. Sembra delizioso e molto dolce. È la colazione perfetta per una giornata a Roma. Prendo un cornetto alla crema pasticcera. Ottima scelta. Io ne prendo uno al cioccolato. E tu bevi davvero solo un piccolo espresso? Sì, un espresso corto e forte. Io non riuscirei mai a svegliarmi così. Fidati, il caffè italiano è molto potente. Io resto fedele al mio cappuccino. Tradizione o no? Sei proprio una vera turista? Esatto, e mi sto godendo le vacanze. Allora andiamo a pagare alla cassa. Non si paga direttamente al cameriere? No, prima paghi alla cassa e prendi lo scontrino. E poi vado al bancone con lo scontrino? Proprio così. È così che funziona in un bar italiano. Ho imparato un'altra cosa nuova. L'Italia ha tante piccole regole per la vita di tutti i giorni. Però il caffè ha un profumo fantastico. È vero, l'aroma si sente in tutta la città. Non vedo l'ora di fare la mia prima colazione romana. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Salve, buongiorno. Vorrei noleggiare una bicicletta. Buongiorno, è un'ottima idea per girare la nostra città. Ho sentito che Utrecht è perfetta per i ciclisti. Altro che, qui abbiamo più bici che macchine. Quale bicicletta mi consiglia? Questa gialla è molto robusta e comoda. Sembra bella. Quanto costa al giorno? Costa 15 euro per 24 ore. È un prezzo onesto. A cosa devo fare attenzione? La cosa più importante sono i lucchetti. Vedo 2 lucchetti diversi sulla bici. Esatto, deve usarli sempre entrambi. Perché servono 2 lucchetti? Purtroppo, qui le biciclette vengono rubate spesso. Oh, non lo sapevo. Come funzionano? Il primo lucchetto è fisso sulla ruota posteriore. E il secondo è una catena lunga, giusto? Sì, con la catena deve legare la bici a qualcosa. Quindi a un palo o a una recinzione metallica? Esatto, così nessuno può semplicemente portarla via. Dove posso parcheggiare la bici in città? Per favore, la parcheggi solo nelle zone apposite. Cosa succede se la lascio dove capita? In quel caso la polizia potrebbe portarsela via. Sarebbe molto costoso per me. Sì, la multa per il ritiro è salata. Esistono anche dei parcheggi coperti per le bici. Sì, alla stazione abbiamo il parcheggio per biciclette più grande del mondo. Devo assolutamente andarlo a vedere. È davvero impressionante. Ci sono migliaia di bici parcheggiate. Devo indossare il casco mentre guido? No, nei Paesi Bassi quasi nessuno usa il casco. Non è pericoloso nel traffico. Abbiamo piste ciclabili ovunque separate dalle auto. È fantastico, così i ciclisti si sentono sicuri. Sì, e anche gli automobilisti qui fanno molta attenzione a noi. C'è qualche regola specifica per le segnalazioni manuali? Se vuole girare, deve tendere il braccio lateralmente. Quindi come usare la freccia in macchina? Esatto, così chi sta dietro sa cosa intende fare. Posso girare in bici anche di notte? Certamente, ma le luci devono assolutamente funzionare. La bici ha un faro anteriore e una luce posteriore. Molto bene. La polizia controlla spesso quando è buio. Sono pronta per il mio tour di Utrecht. Ecco la sua chiave.
e una mappa della città. Grazie mille per i preziosi consigli. Buon divertimento e faccia attenzione sui ponti. Grazie, starò attenta. Arrivederci. Ciao e buon viaggio. Benvenuta al Lviv nell'Ucraina occidentale. Grazie. Questa città ha un aspetto così antico e affascinante. Adesso voglio mostrarti un posto davvero speciale. Dove andiamo? Siamo davanti a una casa normalissima. Ora scenderemo nelle profondità della terra. È una cantina o un museo? È la famosa miniera di caffè di Leopoli. Una miniera? Ma il caffè non si estrae mica dal sottosuolo? Qui a Lviv diciamo che il caffè è un minerale. È solo una leggenda divertente, vero? Vieni dentro, così vedrai con i tuoi occhi. Qui è molto buio e si sente l'odore della terra umida. Ecco, indossa questo casco protettivo giallo, Perché mi serve un casco in un bar? perché i soffitti qui sono molto bassi. Oh, capisco. È tutto fatto di pietra e metallo. Guarda laggiù, ci sono dei binari e dei piccoli carrelli, Sembra proprio una miniera di carbone. ma nei vagoni c'è il caffè verde, appena raccolto. C'è un'atmosfera fantastica. Vogliamo sederci a quel tavolino laggiù? Sì, volentieri. Le candele lo rendono molto accoglienti. Devi assolutamente ordinare il caffè fiammeggiante. Cosa significa? Gli danno fuoco? Sì, il cameriere viene al tavolo con un cannello a gas. Non è pericoloso qui sotto? No, sono dei professionisti. Lo zucchero sul caffè si caramella. Sembra un vero e proprio spettacolo. È la specialità della casa. Non ho mai visto del caffè che brucia. La fiamma è blu e caldissima. E che sapore ha questo caffè? È dolce, intenso e sa un po' di brace. Sono curiosissima di provare questa esperienza. Sai, Lviv ha una lunghissima tradizione legata al caffè. È vero che un uomo di questa città aprì il primo caffè a Vienna? Esatto, si chiamava George Franz Kolschitsky. Ecco perché il caffè è così importante per la cultura locale. Proprio così. Qui ci si incontra sempre per una tazzina di caffè. Le persone sembrano molto rilassate e gentili. La chiamiamo la Gemütlichkeit di Lviv. Ecco che arriva il cameriere con il fuoco. Guarda, adesso il tavolo si illumina. Incredibile! È un effetto visivo stupendo. Ora puoi goderti il tuo caffè. È squisito. Grazie mille per il consiglio. Domani ti porterò alla fabbrica del cioccolato. Oh sì, caffè e cioccolato sono le mie passioni. Lviv è il paradiso per gli amanti dei piaceri della vita. Vorrei quasi restare qui per sempre. Buongiorno, vorrei comprare un biglietto per Berlino. Buongiorno, desidera partire oggi o un altro giorno? Vorrei partire domani mattina. Benissimo. C'è un treno diretto da Breslavia a Berlino. Sembra perfetto. Quanto dura il viaggio? Il viaggio dura circa 4 ore. È molto veloce. A che ora parte il primo treno domattina? Il primo treno parte alle 6 del mattino. È un po' troppo presto per me. Ce n'è uno più tardi. Sì, il treno successivo parte alle 9. Le 9 è l'ideale. Il treno arriva puntuale a Berlino. Di solito il treno è molto puntuale. Quanto costa il biglietto per una persona? Un biglietto di seconda classe costa 40 euro. Ci sono delle prese elettriche per il mio laptop sul treno? Sì, ogni posto ha la sua presa di corrente. Molto pratico, perché devo lavorare durante il viaggio. Desidera anche prenotare un posto a sedere? Sì, per favore. Mi piacerebbe un posto vicino al finestrino. Controllo subito nel sistema. C'è anche il wifi a bordo? Sì, c'è il wifi gratuito per tutti i passeggeri. Ottimo. C'è anche una carrozza ristorante per un caffè? Sì, c'è un bistrò di bordo con bevande e snack. Posso pagare il biglietto con carta di credito? Certamente, non c'è alcun problema. Devo scendere alla stazione centrale di Berlino? Sì, il treno ferma direttamente alla Berlin Hauptbahnhof. Da quale binario parte il treno qui a Breslavia? Domani il treno parte dal binario 3. Devo scrivere il mio nome sul biglietto? No, non è necessario per questa tipologia di biglietto. Bene, allora prendo il biglietto per le 9. Ecco il suo biglietto e la sua prenotazione. Grazie mille per l'aiuto. Di nulla. Le auguro un buon viaggio per Berlino. Molte grazie. Arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Ciao, oggi è la mia prima volta in una sauna. Ciao, non preoccuparti, posso spiegarti tutto io. Sei molto gentile. Fa molto caldo lì dentro. Sì, in questa sauna ci sono quasi 90 gradi. Oh, è un calore davvero intenso. È vero, ma fa molto bene all'organismo. Posso tenere addosso i vestiti nella sauna? No, in una sauna finlandese non si indossano vestiti.
Proprio niente, nemmeno il costume da bagno. No, si usa solo un grande asciugamano per sedersi, Perché devo sedermi su un asciugamano? per evitare che il sudore finisca direttamente sul legno. Capisco, è per una questione di igiene. Esatto. Sarebbe meglio fare anche una breve doccia prima. Devo bagnarmi anche i capelli. Non è obbligatorio, ma spesso è meglio avere i capelli asciutti. Quanto tempo posso rimanere all'interno? Per cominciare, 10 o 15 minuti sono sufficienti. Cosa faccio se sento troppo caldo? In quel caso puoi semplicemente uscire prima. Cos'è quel secchio d'acqua lì nell'angolo? Serve per fare l'Aufguss, ovvero versare acqua sulle pietre calde. Poi farà ancora più caldo nella sauna. Sì, l'umidità aumenta e si suda molto di più. Si può parlare a voce alta in sauna, Di solito è un luogo dedicato al silenzio e al relax. quindi sarebbe meglio stare zitti. Sì, la maggior parte della gente vuole solo riposarsi. Cosa devo fare dopo essere uscita dalla sauna? Devi rinfrescarti con dell'acqua fredda. Acqua fredda. Sembra una cosa difficile da fare. È fondamentale per la circolazione e dà molta energia. Devo anche bere qualcosa dopo. Sì, bevi molta acqua o del tè dopo la sessione. Va bene. Ora sono pronta per il mio primo tentativo. Buon divertimento. Dopo ti sentirai come nuova. Grazie mille per gli ottimi consigli. Figurati, buona sudata. Di un po', usi spesso ChatGPT? Sì, lo uso a volte per capire meglio certi testi. Trovo che quel programma sia davvero impressionante. È veloce, però ogni tanto commette degli errori. È vero, bisogna sempre controllare bene le risposte. Credi che l'IA sostituirà presto tutti gli insegnanti? No, onestamente non credo che accadrà. Come mai ne sei così sicuro? Un computer non ha sentimenti né empatia, però sa spiegare le lingue molto bene. Sì, ma un insegnante capisce se uno studente è triste. Questo è un punto a favore degli esseri umani. Inoltre, imparare in gruppo è molto più divertente. Io uso spesso l'IA per imparare nuovi vocaboli. Lo faccio anch'io, è come avere un tutor privato. Puoi chiederle qualunque cosa a qualsiasi ora. Già, non dorme mai e non si stanca mai. Però non può sostituire una conversazione vera. Perché pensi che i dialoghi reali siano più importanti? Perché con le persone vere si parla della vita. Però la tecnologia migliora e diventa più intelligente ogni giorno. Magari presto i computer capiranno anche le barzellette. Eppure, mancherà sempre loro l'esperienza umana. Ho paura che le persone diventino pigre. È un rischio concreto se ci si affida solo all'IA. Bisogna continuare a pensare e imparare con la propria testa. Esatto, l'IA dovrebbe essere solo uno strumento. Come una calcolatrice per il linguaggio. È un paragone molto calzante. Dobbiamo usare la tecnologia, ma con cautela. Stasera proverò a chiederle come studiare meglio. Buona fortuna, ma prova a chiedere anche al tuo professore. Lo farò sicuramente. Grazie per la chiacchierata. Di nulla, ci vediamo alla prossima in università. Salve, mi scusi se busso così tardi. Oh, salve. Posso aiutarla? Sì, sono il suo vicino del piano di sotto. Ah, capisco. Mi fa piacere conoscerla. In realtà sono qui per via della musica. È un po' troppo alta per lei? Sì, purtroppo il volume è molto forte. Mi dispiace tanto. Stiamo festeggiando un compleanno. Capisco, però è già passata l'11 di sera. Oh, è già così tardi. Ho perso la cognizione del tempo. Sì, e io domani devo alzarmi molto presto. Ha un appuntamento importante domani mattina? Sì, ho una lunga riunione in ufficio. Allora è faticoso di sicuro. Se non dormo, domani sarò stanchissimo. La capisco perfettamente. Potrebbe abbassare un po' il volume della musica? Certamente, la abbasso subito. Sarebbe davvero molto gentile da parte sua. Dovremmo anche chiudere le finestre? Sì, anche quello aiuterebbe molto. Non vogliamo certo avere problemi con i vicini. Mi fa piacere sentirlo. Di solito qui è molto tranquillo. Facciamo una festa del genere solo molto raramente. Lo so, siete dei vicini molto silenziosi di solito. Grazie per la sua pazienza. Grazie a lei per aver abbassato la musica. Le andrebbe di prendere una fetta di torta da portare via? È un pensiero gentile, ma vorrei proprio andare a dormire. Nessun problema. Magari le porterò qualcosa domani. Non è necessario, ma grazie lo stesso. Le auguro una buona notte e in bocca al lupo per domani. Mille grazie, buonanotte. Buonanotte, faremo piano d'ora in poi. Ne sono molto felice. A presto nel giro delle scale. A presto, ciao. Buongiorno, c'è un profumo fantastico qui. Salve, sono i miei Stroopwafel freschi. Cosa c'è esattamente dentro queste cialde? Sono 2 sottili cialde con del caramello in mezzo. Oh, sembra una cosa dolcissima e deliziosa.
Sì, sono una specialità tipica dei Paesi Bassi. Vorrei prenderne una confezione. Preferisce il pacchetto piccolo o quello grande? Prendo quello grande per la mia famiglia. Volentieri. Sono 6,50 €. Ecco 10 euro. E questo è il suo resto di 3,50 €. Grazie mille. La gente qui le mangia così come sono? C'è un trucchetto speciale per mangiarle. Davvero? Mi racconti di più? Bisogna prepararsi una tazza di tè o caffè bollente. Bene, lo faccio comunque ogni pomeriggio. Poi si appoggia la cialda sopra la tazza. Come se fosse un coperchio per la tazza? Proprio così. In questo modo la bevanda resta calda. E cosa succede alla cialda? Grazie al vapore, il caramello all'interno si scioglie. Che idea geniale! Sì, dopo un paio di minuti la cialda è perfetta. Devo aspettare molto tempo? No, bastano solo 2 o 3 minuti. Allora probabilmente ha un sapore molto migliore. Sì, è il modo tradizionale di gustarla. Posso scaldare le cialde anche nel forno? Si può fare, ma sulla tazza vengono meglio. Proverò sicuramente oggi stesso. Mi faccia sapere la prossima volta se le sono piaciute. Lo farò con molto piacere. Buon appetito e se le goda. Grazie mille. Buona giornata. Grazie, anche a lei. Arrivederci. Guarda Anna, tutti gli alberi sono rosa. Incredibile, è una vista meravigliosa. Benvenuta a Užhorod per la fioritura dei ciliegi. Non sapevo ci fossero così tanti ciliegi qui. Sì, la città è famosa per questo in primavera. Sembra quasi di essere in una fiaba. Ti va se facciamo una foto qui? Sì, per favore, mi metto sotto questo albero. Aspetta un attimo, la luce qui è perfetta. Hai già scattato la foto? Sì, sei bellissima con quei fiori rosa sullo sfondo. Fammi vedere. Oh sì, è proprio una bella immagine. Dopo possiamo fare altre foto nel centro storico. Ce ne sono altri di questi alberi laggiù. Sì, quasi ogni strada qui ha i suoi ciliegi giapponesi. Come mai fioriscono proprio adesso? Siamo a fine aprile, è il periodo migliore. Siamo stati fortunati con il tempo. Sì, c'è il sole e fa un bel calduccio. Vedo così tanti turisti da queste parti. Tutti vogliono vedere i ciliegi prima che sfioriscano. Quanto dura la fioritura? Di solito solo un paio di settimane. Allora abbiamo scelto proprio il momento giusto. Sì, sono felice che siamo venuti oggi. Vogliamo fare una passeggiata adesso? Volentieri, possiamo andare verso il fiume. Anche lì è così bello. Sì, c'è un viale lunghissimo proprio lì. Voglio vedere tutta la città. Abbiamo tutto il giorno a disposizione. Dopo potremo andare in un bar. Ottima idea, qui fanno un caffè molto buono. Sono davvero contenta di questa gita. Anch'io. Dai, continuiamo il giro. Faccio solo un video veloce per mia mamma. Fai pure, ne rimarrà incantata. Lucas, hai già scelto il percorso per domani? Sì, pensavo di andare a Morski Oko. È quel famoso lago vicino a Zakopane, vero? Esatto, è uno dei posti più belli dei Monti Tatra. Quanto dura l'escursione per arrivarci? Ci servono circa 2 ore per l'andata. Il sentiero è molto ripido o è piuttosto pianeggiante? Il percorso è per lo più asfaltato e non troppo difficile. Meno male, non sono certo una scalatrice esperta. Però dobbiamo comunque fare attenzione all'attrezzatura. Ho portato i miei scarponi da trekking nuovi. Sono comodi o ti stringono i piedi? Li ho già messi un po' a casa per ammorbidirli. È importante, altrimenti ti verranno le vesciche. Metterò anche dei cerotti nello zaino. Molto saggio. Hai preso anche una giacca a vento? Sì, la mia giacca è leggera e impermeabile. In montagna il tempo può cambiare da un momento all'altro. Cosa dovremmo portarci da mangiare? Io prendo pane, formaggio e qualche mela. Io posso comprare delle barrette proteiche e della frutta secca. E ci serve acqua a sufficienza da bere. Prenderò 2 bottiglie grandi. Prendiamo l'autobus per il parco nazionale? Sì, è più semplice che andarci in macchina. Gli autobus partono ogni 10 minuti dal centro. A che ora vogliamo partire domani? Sarebbe meglio trovarsi già alle 7 del mattino. Ma è prestissimo per essere il fine settimana. Lo so, ma così non troveremo troppa folla. Hai ragione, non mi piacciono i posti troppo affollati. La vista sulle montagne al mattino è fantastica. Non vedo l'ora di respirare un po' di aria fresca. Spero che riusciremo a vedere anche qualche animale. Sarebbe stupendo. Ora metto a caricare la macchina fotografica. Ottimo, allora siamo pronti per la nostra avventura. Vado a dormire, così domani sarò in forma. Buona idea. A domani mattina allora.
A domani, dormi bene.